Avete mai sentito parlare di freno motore? Ora, i più smanettoni sicuramente sapranno cos'è, i neopatentati o i meno esperti magari ne hanno sentito parlare, ma una cosa che accomuna tutti quanti è la seguente. In pochi sanno perché realmente esiste il freno motore. Nel video di oggi quindi vedremo che cos'è e perché esiste. Innanzitutto partiamo col dire che il freno motore è una caratteristica che riguarda i motori a scoppio, quindi auto, moto, camion. Ora, per farvi capire che cos'è il freno motore, prendiamo ad esempio una bicicletta. Quando noi pedaliamo, la bicicletta spinge. Quando noi invece smettiamo di pedalare, la bicicletta scorre liscia come l'olio, più o meno mantiene la stessa velocità. Anzi, se siamo in discesa dobbiamo addirittura frenare, perché sennò la bicicletta va sempre più veloce. Quando invece noi guidiamo una macchina o una moto, comunque un veicolo a motore, succede invece qualcosa di strano. Quando noi acceleriamo, il veicolo accelera, come se stessimo pedalando. Quando invece noi smettiamo di accelerare, il veicolo non scorre fluido come la bicicletta, ma inizia a rallentare, come se stesse frenando. Anche se siamo in discesa, mentre la bici accelera finché non ci ammazziamo, il nostro veicolo è come se fosse frenato. Però, se noi nel nostro veicolo schiacciamo la frizione o lo mettiamo in folle, inizia a scorrere esattamente come la bicicletta. Perché succede questo? Questo comportamento è dato proprio dal freno motore. Fondamentalmente il motore a scoppio, quando noi acceleriamo, produce una spinta, mentre quando noi non acceleriamo, frena. E adesso vediamo il perché. Partiamo innanzitutto col vedere in maniera molto rapida come funziona un motore a scoppio, ad esempio il motore a 4 tempi. Questo motore si chiama così perché ogni ciclo è composto da 4 fasi, che adesso vediamo insieme. Nella prima fase il pistone si abbassa e risucchia all'interno della camera di scoppio il mix aria e benzina. Nella seconda fase il pistone si alza e comprime all'interno della camera di scoppio il mix aria e benzina. Nella terza fase questo mix viene incendiato dalla candela, scoppia e provoca l'espansione del pistone che torna giù. Nella quarta fase il pistone si rialza e butta fuori i gas di scarico. Ora, se noi analizziamo attentamente queste fasi, notiamo una cosa importante. La prima fase richiede energia, perché per succhiare questo mix all'interno della camera di scoppio serve energia. Avete mai provato ad aspirare da una siringa? Dovete far forza, anche se è piccola. Anche la seconda fase assorbe energia, perché il pistone deve comprimere la miscela aria-benzina. E avete mai provato a schiacciare una siringa con il buco tappato? Fate una fatica immensa, non riuscite. Figuratevi invece un cilindro di metallo grosso così. La terza fase invece produce energia, perché lo scoppio che avviene all'interno della camera rilascia energia ed è quello che fa tornare giù il pistone. La quarta fase infine anch'essa assorbe energia, perché il pistone torna su e deve spingere fuori il gas di scarico. Esattamente come quando avete una siringa in mano, senza il buco tappato, e la schiacciate per far uscire il contenuto. Quindi noi abbiamo che su 4 fasi una produce energia, mentre 3 assorbono energia. E questa energia viene prodotta dallo scoppio. Quindi una parte di energia dello scoppio serve a far muovere tutti gli ingranaggi che fanno poi muovere la ruota e che spinge il veicolo. Mentre un'altra parte dell'energia di questo scoppio serve ad alimentare tutte le altre fasi del ciclo. Quindi a muovere su e giù gli altri pistoni per risucchiare, comprimere e spingere fuori. Ok, ora che sappiamo bene o male come funziona un motore, andiamo a capire che cos'è il freno motore. Ipotizziamo di avere il veicolo acceso al minimo senza accelerare. Che cosa succede? Succede che il motore resta al numero minimo di giri e quindi il veicolo se ne va avanti a una velocità costante, fisso a 1000 giri. Vedete? Io sono al minimo, ad esempio in questa macchina al minimo intorno ai 1000 giri, non sto accelerando e la macchina sta andando avanti. Ecco, e quando il motore resta al minimo, quindi senza acceleratore e lui se ne sta a 1000 giri, quello che sta succedendo in realtà è che è come se noi stessimo accelerando un filino. Il motore è regolato in modo da restare un minimo accelerato quando è acceso, anche se noi non stiamo accelerando. Questo semplicemente per tenerlo acceso, perché sennò si spegnerebbe. Infatti, ad esempio, su alcune moto, come ad esempio quella che ho provato da stuntman, da qualche parte c'è un manettino per regolare il minimo. Sulla moto da stuntman, per fare le impennate e non accelerare, il minimo si regola anche a 3-4 mila giri. E quella regolazione del minimo non è nient'altro che un sistema che accelera al posto nostro. Ora, che cosa succede quando noi acceleriamo? Quando noi acceleriamo viene aumentato l'afflusso di aria e benzina all'interno della camera di scoppio. È un po' come se noi buttassimo benzina sul fuoco. Questo aumentare il mix di aria e benzina fa aumentare la potenza dello scoppio. Quindi viene prodotta più energia, questo fa
fa girare il motore più velocemente? Fa alzare il numero di giri? Viene prodotta una maggior coppia e maggior potenza. Ok, quindi noi a questo punto continuiamo ad accelerare. Ci troviamo ad esempio a 5000 giri a circa 70 km/h, con il gas costante e manteniamo una velocità costante. A questo punto noi chiudiamo il gas e smettiamo di accelerare. Che cosa succede? Succede che, dato che non stiamo più accelerando, il motore vorrebbe tornare di colpo al suo numero minimo di giri, ovvero 1000 giri. Il problema è che il nostro veicolo sta andando a 70 km/h e per effetto dell'inerzia vorrebbe restarsene a 70 km/h. Quindi le ruote che stanno girando a 70 km/h a loro volta stanno facendo girare tutti gli ingranaggi che sono collegati al motore e che quindi vogliono far girare il motore a 5000 giri. Quindi noi abbiamo il motore che non ha abbastanza flusso di carburante perché non stiamo accelerando e che quindi vorrebbe girare a 1000 giri. Però abbiamo le ruote che invece stanno girando a 70 km/h e che quindi vorrebbero far girare il motore a 5000 giri. Il motore, per stare a 5000 giri, ha bisogno di energia, perché come abbiamo visto quelle 3 fasi del motore a scoppio richiedono energia. E ne richiedono tanta! Voi avete mai provato a spingere un veicolo spento con la marcia innestata? È pesantissimo, non si muove, voi non riuscite a schiodarlo di là. Neanche un veicolo relativamente leggero come la mia moto da corsa. Questo perché? Perché spingendolo con la marcia innestata, voi state innescando quei cicli del motore che richiedono un sacco di energia. Al contrario, se invece lo spingete con la frizione tirata, lo vedremo tra poco, il veicolo scorre facilmente. Quindi a questo punto il nostro motore, l'energia per restare a 5000 giri, da dove la prende? La prende dalle ruote. Il motore quindi, succhiando via l'energia dalle ruote, le frena, produce a tutti gli effetti una forza frenante. E questo è il motivo per cui si chiama freno motore. Il freno motore quindi è dato da tutte quelle fasi del motore che richiedono energia per funzionare. E quando quell'energia non viene data dall'acceleratore, viene presa dalle ruote, producendo quindi un effetto frenante sulle ruote del veicolo. Cosa succede invece quando noi schiacciamo la frizione? Quando noi schiacciamo la frizione, noi separiamo il gruppo motore e ingranaggi dalle ruote. Il motore gira liberamente e le ruote girano liberamente, non sono minimamente connesse. Quindi se noi siamo a 70 km/h a 5000 giri e molliamo di colpo il gas, sentiamo che il veicolo frena per effetto del freno motore. Ma se noi invece, oltre a lasciare il gas, schiacciamo anche la frizione, o mettiamo in folle, il motore non è più collegato alle ruote, quindi scende di colpo a 1000 giri. Le ruote non sono più collegate al motore, quindi non vengono frenate e scorrono liberamente. E sentirete, come con la bicicletta, che il veicolo non viene più frenato, ma scorre liberamente. Naturalmente un pochino viene comunque frenato perché c'è l'attrito delle ruote col suolo, c'è l'attrito dell'aria, eccetera eccetera. Ma è una forza frenante molto più leggera del freno motore. Questo è anche il motivo per cui più si è alti di giri e più il freno motore è forte. Ad esempio, se siamo a 2000 giri e molliamo l'acceleratore, il freno motore non sarà molto forte, perché il motore vorrebbe stare a 1000 giri. Ce l'abbiamo a 2000, la differenza quindi è piccola, quindi serve poca energia per colmare quei 1000 giri di differenza. Al contrario, se siamo a 10.000 giri e molliamo l'acceleratore, il freno motore sarà fortissimo, perché serve tantissima energia per colmare quei 9000 giri di differenza. Chi di voi ha una moto super sportiva può fare la prova. Prendete una strada bella dritta, mettetevi a 2000 giri e mollate il gas. La moto inizierà un po' a rallentare. Mettetevi invece a 10.000 giri e mollate il gas. La moto inchioda, solo di freno motore la moto inchioda. A questo punto quindi capiamo quali sono gli utilizzi del freno motore. Se il freno motore frena, uno degli utilizzi del freno motore è quello di far frenare il veicolo. Nella guida su strada, ad esempio, quando ci si sta fermando in vista di un semaforo, si scalano anche le marce. Questo per far sì che il freno motore aiuti il veicolo a fermarsi e che quindi ci faccia consumare meno pastiglie. Nella guida in pista invece si sfrutta il freno motore per frenare molto più forte. Infatti non a caso quando sentite i piloti guidare in pista scalano le marce molto velocemente, tenendo il motore tanto su di giri. Ad esempio, quando stanno arrivando a una curva e frenano, non sentirete mai un pilota fare boom, boom, perché scalando molto lentamente non usi il freno motore e non ti fermi mai. Al contrario, arrivano in staccata e sentite il motore che schizza su di giri, perché stanno sfruttando la forza del freno motore per rallentare maggiormente il veicolo e quindi poter frenare molto più tardi. Un altro effetto molto utile nella guida in strada riguarda la guida in discesa.
vedo un sacco di gente in discesa che sta sempre col pedale sul freno e surriscalda inutilmente i freni e consuma un sacco le pastiglie, oltre a essere pericoloso. Al contrario, se queste persone scalassero una marcia e tenessero il motore su di giri, non dovrebbero mai frenare, perché avrebbero il freno motore che li rallenta e gli fa mantenere una velocità costante in discesa. Provare per credere. Prendete una discesa qualunque, mollate il freno e la macchina inizierà ad andare sempre più veloce. Guardate qua, io ora mi metto in discesa ai 40 km/h con una marcia alta e la macchina accelererà, perché essendo basso di giri ho poco freno motore. Inizia la discesa, mollo l'acceleratore e la velocità sale. Non ho abbastanza freno motore per rallentare la macchina. A questo punto scalate una marcia, anche se sentite il motore che va su di giri, non succede niente, è fatto apposta. E sentirete come la macchina non accelera, ma viene rallentata. Senza neanche usare i freni, la macchina frena da sola. Mi posiziono circa a 40 km/h, mollo acceleratore e freno e guardate un po'. Vedete? La velocità non sale, resta costante. Avete visto? Nonostante io non stessi frenando e fossi in discesa, la macchina non aumentava di velocità, perché il freno motore stava a tutti gli effetti frenando, quindi mi teneva la velocità costante. Adesso invece la discesa proviamo a farla in folle, che è esattamente come se schiacciassi la frizione, solo che col cambio automatico non ho la frizione. In questo modo il freno motore sarà pari a 0 e quindi la macchina aumenterà di velocità in discesa. Vedete, mi porto a 44 km/h, la metto in folle. Guardate un po', la macchina sta aumentando velocità anche molto più che quando avevo la marcia innestata. Questo perché, mentre con una marcia alta comunque un po' di freno motore c'era, in folle il freno motore non c'è. Quindi nelle discese, se noi teniamo una marcia alta o addirittura schiacciamo la frizione, la macchina diventa molto più difficile da controllare, perché tende ad accelerare sempre di più, quindi dovremo frenare. Tra l'altro una cosa molto interessante che riguarda le competizioni è il modo in cui il freno motore viene regolato elettronicamente, ad esempio sulla mia Yamaha R1. Con la nostra elettronica noi possiamo regolare la quantità di freno motore da dare alla moto a seconda della marcia e del numero di giri. Ad esempio noi possiamo impostare che in terza marcia a 9000 giri la moto abbia un certo valore di freno motore. Questo nella pratica che cosa succede? Ipotizziamo che il pilota sta facendo una certa curva e sente che la moto non riesce a chiudere la linea, ma che allarga. Si va a vedere che marcia sta usando in quella curva, a che giri la sta facendo e gli si va a dare più freno motore. In questo modo, avendo più freno motore, la moto viene rallentata e quindi chiude meglio la linea. E la cosa interessante è com'è che viene gestito il valore di freno motore. Semplicemente la centralina decide di accelerare un filino per ridurre il freno motore. Quindi ad esempio se noi vogliamo ridurre il valore di freno motore quando siamo in terza marcia a 9000 giri, la centralina, quando si trova a quel valore lì, andrà ad alzare il minimo del motore. Infine, chi di voi ha guidato motori a 2 tempi si sarà accorto che hanno meno freno motore dei motori a 4 tempi. Perché? Ora, le motivazioni sono varie, ma comunque vi elenco le principali. Il motore a 2 tempi, al contrario di quello a 4 tempi, produce uno scoppio per ogni ciclo. Abbiamo quindi lo scoppio che fa andare giù il pistone e prima che il pistone torni su, la miscelaria a benzina entra nella camera di scoppio facendo uscire gas di scarico e una volta che il pistone torna su, si ha subito lo scoppio successivo. Abbiamo quindi che, mentre in un motore a 4 tempi il 75% del ciclo, ovvero 3 fasi su 4, richiedono energia, mentre solo il 25%, ovvero una fase su 4, produce energia, in un motore a 2 tempi il 50% delle fasi richiede energia, mentre il restante 50% produce energia. Quindi il motore a 2 tempi è più efficiente. Infatti a parità di cilindrata i motori a 2 tempi spingono come delle bestie, molto più dei 4 tempi. La differenza è che purtroppo inquinano. Un altro motivo è che nel motore a 2 tempi mancano alcune componenti presenti nel motore a 4 tempi che assorbono energia, come ad esempio tutta la parte di distribuzione. Nel motore a 4 tempi c'è, nel motore a 2 tempi non c'è. Bene, questo è tutto quello che riguarda l'argomento freno motore. Spero con questo video di avervi chiarito il perché esista il freno motore e il come viene utilizzato e vi invito a sperimentare voi stessi l'effetto che il freno motore ha sul vostro veicolo, sia essa un'auto, sia essa una moto, sia esso un camion, sia esso un pullman, insomma, quello che volete. Grazie come sempre per aver visto questo video. Se volete vederne altri di questo genere, cliccate sul tasto iscriviti e attivate la campanellina. Ciao a tutti!